Ciao amici, oggi parliamo di Kaweco, in particolare dell'inchiostro, il Ruby Red, un'azienda che ha recentemente introdotto un nuovo formato di calamaio molto più bello anche secondo me, un po' più originale, più capiente e soprattutto economico. Quindi 5 stelle a Kaweco, ma soprattutto ha introdotto anche 2-3 nuove colorazioni che andremo a vedere e a scoprire nei prossimi video. Intanto oggi parliamo di questo inchiostro. Kaweco è passata recentemente dal calamaio, questo da 30 ml, a quello molto più bello, molto più intelligente e anche conveniente, da 50 ml. Prezzo più basso, maggior capienza, ma soprattutto una bella apertura. L'abbiamo già analizzato quando ve l'ho presentato come novità. Sto provando la Special Red perché? Perché l'inchiostro è il Ruby Red. Lo proviamo subito. Il pennino è un pennino medio. La scorrevolezza c'è tutta. Il colore è un colore che trovo anche abbastanza centrato perché è un rosso rubino che potremo confrontarlo dopo, resta abbastanza fedele a quella che è la sua resa non appena viene messo giù. Forse non sarà l'inchiostro che diventerà indelebile nella nostra memoria, ma è uno di quelli molto valido soprattutto nella formulazione, perché anche con i pennini di tipo fine oppure extra fine si comporta molto bene. Non è il caso di questa penna che, come vedete, è una penna col pennino medio, ma riesce a coprire comunque il pennino. Lo trovo molto valido, mi piace parecchio. In piena filosofia e formulazione Kaweco. Sono degli inchiostri di qualità, non hanno magari dei colori così ricercati, perché stiamo parlando sempre della parte base della tavolozza dei colori, però come vedete anche è molto acceso, è molto, stringo un pochettino così lo vedete meglio, è molto acceso, è molto carico, poi tende appena a perdere la brillantezza appena si asciuga, ma il colore resta un bel colore, un colore di quelli che si riconoscono abbastanza. E a me piace perché non è quel rosso che stanca, magari un po' anche sfacciato se vogliamo. È una bella tinta, una bella tonalità, direi rilassante ma satura al tempo stesso. Esaminiamo come si comporta per l'appunto con un tratto fine. Il tratto sottile, questo è l'extra fine della Pilot Plumix, quindi abbiamo effettivamente la certezza che si tratti di un pennino sottile, è molto elegante, come vedete, anzi faccio sgombro perché così si vede ancora meglio, come vedete non ha esitazioni sul tratto, è molto precisa la linea del confine, eccola qua, bello, elegante, senza dubbio, con un tratto medio che è quello che ho provato adesso, come vedete acquista consistenza, acquista spessore, quindi anche la profondità del rosso diventa un po' diversa, si può vedere che qui sembra appena più amaranto, più rubino, qui diventa decisamente più centrato, ancora di più quando andiamo a provarlo con un bel pennino, un doppio B, come in questo caso della Pelikan. Vedete che effettivamente, pur essendo una carta non particolarmente brillante, questa è la Blasetti, abbiamo un bel colore. Con il tratto medio di Rhodia vedete che cambia appena la qualità, però è anche vero che questo è un inchiostro, questo che sto mostrando adesso su Rhodia, l'ho appena fatto, quindi nel tempo vira un pochettino, vedete, questa è sempre Rhodia ma un po' meno recente, e scurisce quel tanto che lo porta un pochettino più verso forse il porpora, ma appena messo giù comunque è molto brillante, ma anche una volta asciugato è un colore che a me personalmente piace parecchio.
Andiamo a vedere, ancora prima di metterlo a confronto con gli altri inchiostri, la capacità coprente e su una carta rigata. Come vedete col tratto extra fine insomma, si perde quel pochettino, ma è molto leggibile lo stesso ugualmente. No, di più non riesco a forzare l'inquadratura, ma come vedete rimane molto leggibile. Certamente con un pennino medio come è questo che ho utilizzato della Classic Red, le cose cambiano e non c'è alcun problema. Ah sì, mi domandavo, ma passa il foglio questo inchiostro? Lo vediamo subito anche in corrispondenza magari di un tratto WB. No, non passa il foglio, questo è un blocco pigna, un classico blocchetto pigna style, diciamo di quelli economici, tanto meno su Rhodia, anche in corrispondenza di dove sono andato un pochettino più a forzare, come vedete il foglio non passa, e sul Blasetti, che è una carta da 50 grammi, vado a vedere e sorpresa resta comunque nei limiti, non passa, nel senso che non passa il foglio, ma è evidente che essendo una carta da 50 grammi, dove ho marcato un pochettino di più, resterà un pochettino più visibile. Comunque, come vedete, mi sembra veramente una bella tinta, una tinta che però forse possiamo ravvisare partendo per esempio da un bel rosso intenso come quello di Monteverde, possiamo trovarlo, vedete, progressivamente, per esempio un po' il Star Ruby di Pelikan, si può ricordarlo un pochettino anche se resta più brillante. Quello che si avvicina di più in assoluto secondo me è lo Scribo, il melograno di Scribo, perché vedete che sono molto vicini. Questo resta con qualche sfumatura un pochettino più vinaccia, un pochettino più chiara. Questo, come vi ho detto, appena verso un ciclamino forte, un amaranto, mentre invece il più vibrante dei tre è l'Edelstein, lo Star Ruby.